Ben ritrovati, buonasera, qui da Radio Rossonera è la lavagna tattica di Milan-Napoli, ovvero come Teo Hernandez ha spazzato via il Napoli, ovviamente non solo lui, anche aiutato dai suoi compagni, l'allenatore e quant'altro, ma insomma la copertina di Milan-Napoli se l'è presa Teo e come vedremo ha ben ragione d'essere così. Poi ovviamente faremo un focus anche su Matteo Gabbia, che è stato l'altro grande protagonista, in parte insieme anche a Florenzi, ma insomma oggi la puntata verte molto su Teo, come vedrete, ma in realtà tocca tutta la partita, la prestazione di Teo e di Gabbia, quindi ci consente di fare l'analisi di tutta la gara. Rimanete qui fino alla fine perché ovviamente riguardando la partita per fare la trasmissione, arrivato al minuto 85 c'è un'azione che è palesemente irreale di Teo Hernandez per la complessità totale dell'azione e quindi se volete rimanere qui fino alla fine l'ho più o meno riassunta in 6 slide e merita di essere esaltata per quello che è e lui per quello che è soprattutto. In questo momento nettamente per me il migliore esterno al mondo, senza nessun tipo di discussione. Io mi faccio piccolino come al solito nell'angolo, così partiamo con l'analisi tattica di questa partita. Una partita che, come detto, è stata vinta grazie a un gol di Teo, un gol di Teo che abbiamo visto, rivisto e stravisto già parecchie volte, a volte con Teo protagonista finale, a volte con Rafa Leao protagonista finale, ma questa sorta di binario privilegiato a sinistra continua a funzionare, mi verrebbe da dire ormai da 3 anni a questa parte, e ancora una volta il binario principale del Milan. Prima di andare avanti, se volete mettere like, ecco, ovviamente cosa buona e giusta e soprattutto gradita, ci fate ovviamente gran favore e io direi di andare subito con quella che è stata la prova generale del gol. Questo non è il gol, ci assomiglia molto perché è una ripartenza di Teo centrale, non è coinvolto Olivier Giroud, che invece vedete fermo al limite dell'area. Perché? Perché era stato lui ad anticipare molto bene Rachmani, che si era spinto fino al limite dell'area di rigore. Detto ciò, la palla arriva a Teo che parte, va da Rafa Leao lo manda sull'esterno. Ora, questa esatta identificazione Rafa la farà mandando invece Teo sull'interno, cioè facendo quella palla, passare quella palla non sull'esterno del braccetto, in questo caso credo che sia Di Lorenzo, può essere, ma la farà passare su Ostigard, comunque poco cambia. Invece di farla passare sull'esterno, la farà passare sull'interno e Teo andrà in porta. Sfruttiamo un attimino ancora Teo per far vedere qualcosa che il Napoli aveva preparato contro di noi e che in parte ha funzionato, soprattutto nel primo tempo, cioè l'uscita sui quinti, soprattutto su Di Lorenzo, che noi non siamo riusciti a chiudere quasi mai, perché come vedete il Napoli sia nella costruzione dal basso, quindi con la linea difensiva al limite dell'area di rigore, sia con una costruzione un po' più alta al limite della linea di metacampo, riusciva a trovare facilmente il quinto e soprattutto a destra di Lorenzo, perché noi usavamo Leao per andare a chiudere su Ostigard, non ci, diciamo così, per scelta, perché non l'abbiamo fatto per tutto il primo tempo, non abbiamo attaccato forte il loro quinto con Teo, lasciando magari lo spazio dietro le spalle di Teo troppo sguarnito per gli inserimenti di Anghissà o di Kvaratskhelia, come vedremo dopo, e quindi Di Lorenzo è stato molto bravo a prendersi questa posizione a metà, esattamente a metà tra Leao e Teo per ricevere spesso e costruire. Ora, il Napoli poi costruendo non ha creato tantissimo, però devo dire che non è mai andato in sofferenza sulla nostra pressione, cosa che invece è successo nel secondo tempo, come vedremo tra poco. In una di queste occasioni, il Napoli in realtà però un'occasione grossa la crea. C'è un recupero palla sulla destra, sempre del Napoli, e qui il Napoli fa qualcosa che probabilmente ha studiato a tavolino perché ha fatto sempre densità sulla destra, mettendo la sua mezzala di riferimento, quindi Anghissà, mettendo spesso anche Kvaratskhelia, che veniva a allargarsi a destra, uno tra lui e Simeone era sempre largo a destra,
con anche Di Lorenzo, con Zelinski che veniva a prendersi la posizione di tre quarti centrale e a volte addirittura veniva addirittura sulla parte di destra, quindi cercava di creare densità in quella zona del campo, parità se non superiorità numerica. In una di queste circostanze recuperano palla, imbucano subito per Kvaratskhelia, Kvara si ritrova a fare 1 contro 1 con Gabbia, non riesce ad arrivarci Teo perché Teo ovviamente è in ritardo, l'1 contro 1 Kvara lo vince su Gabbia, qui sì, tra l'altro Gabbia non può entrare troppo perché si ritrova già al limite dell'area di rigore, Kvara crossa basso per Simeone che si mangia in velocità Simon Kier, 1 metro di vantaggio, Simeone però fortunatamente non lo sfrutta e calcia fuori. Questa è l'occasione migliore del Napoli del primo tempo. Come vedete nella prima slide, quella in alto, ci sarebbe già addirittura il passaggio per Simeone, forse già da Kvaratskhelia, e il motivo per il quale Simon non lo vede è perché gli parte alle spalle largo. E insomma, qui abbiamo rischiato parecchio. In realtà, poco dopo arriva il gol, cioè questo assolo dei nostri tre tenori, ne abbiamo quattro sostanzialmente con Mike Maignan, ma i tre tenori di movimento sono loro e non si scappa, ovvero Teo Hernandez, Olivier Giroud e Rafael Leao. Come al solito, parte Teo in conduzione, qui si appoggia a Olivier Giroud che viene incontro, vince il duello in velocità con Rachmani, quindi riesce a stare davanti, scarica facilmente quindi su Rafael Leao e non sta fermo, no, si fa seguire, come vedremo nella prossima slide, nel mentre Teo prende la posizione centrale, ovvero quella lasciata libera da Giroud. E cosa fa Rafa? Non lo manda sull'esterno come ha fatto prima, lo manda sull'interno e quindi lo manda nella posizione centrale più verso la porta, nel mentre quella posizione lì è stata svuotata dal movimento di Olivier Giroud, come vedete nella slide in alto, che si porta via Rachmani, e la palla centrale di Rafael Leao è perfetta, come però bisogna dire la verità, è perfetto lo stop volante di Teo Hernandez di esterno sinistro che non lo fa rallentare di mezzo secondo dalla corsa e lo fa calciare in maniera perfetta sul primo palo, complice anche, come vedete già magari nella prima slide, una posizione non perfetta di Gollini, che è forse un pochino alto oltre quella che è la sua posizione, tant'è che quando va a affrontare Teo gli lascia praticamente 1 metro di porta spalancata sul primo palo e Teo ne approfitta facilmente per uccellarlo sul primo palo. Però se non c'è la qualità, questo gol qui non si fa. Se non c'è la qualità tattica di Olivier Giroud, questo gol qui non si fa. E come abbiamo visto in altre circostanze, tipo il gol di Adli contro la Roma, non c'è il movimento di Giroud, non ci sarebbe stato lo spazio per Adli, se non ci sarebbe stata questa azione codificata non ci sarebbe stato il gol. Insomma, il Milan nella sua fase offensiva ha iniziato a codificare 2 o 3 azioni e li stanno pagando. Ovviamente credo che pian piano gli avversari inizieranno a lavorarci, come ha detto lo stesso Mazzarri, avevano provato delle contromisure a questa azione, però cari miei, Teo Hernandez, Rafael Leao e Olivier Giroud in Serie A non si regalano a nessuno. Andiamo al secondo tempo, se non ricordo male già. Questa è un'azione dove vengono coinvolti sia Matteo Gabbia che Rafael Leao. Qui Matteo è molto bravo a recuperare una palla che il Napoli un po' pasticcia, ma è molto bravo a rompere la linea nei tempi giusti e andarsi a prendere il possesso. Subito palla per Rafael Leao, salta Anghissà sull'interno e poi imbuca troppo largo per Ruben Loftus-Cheek. In realtà di queste azioni l'ho preso un po' come esempio. Il Milan ne ha fatte 2, 3, 4 in ripartenza, cosa che gli ha permesso di avere una linea difensiva più compatta e quindi di lasciare al Napoli soprattutto tiri dalla distanza, tiri dal limite. Ci hanno provato veramente di tutto, perché ha tirato Politano dal limite, ha tirato Simeone su quel recupero sulla palla persa di Benasser, ha tirato Kvaratskhelia, ha tirato Zelinski, ha tirato Lindstrom, ha tirato veramente tutti del Napoli senza aver mai la precisione. Anche lo stesso Anghissà, se non ricordo male, ha tirato dal limite nel secondo tempo. Poi in realtà il Milan un paio di occasioni le ha concesse, ma in un altro tempo, in un'altra azione del Napoli e la vedremo tra poco.
Questo per dire che il Milan così sì, è riuscito a limitare i danni, ma è stato comunque pericoloso. Quindi anche nella prossima partita, ad esempio con Rennes, che ha dei buonissimi contropiedisti, se si concedono tiri dal limite meglio, se non li si concedono ripartenze meglio ancora, se le prendiamo noi le ripartenze ancora meglio. Vado ancora avanti. Torno un secondino all'inizio del secondo tempo per farvi vedere questa azione dove è coinvolto Matteo, che è qualcosa che invece abbiamo probabilmente dentro e che probabilmente verrà anche richiesto ancora dall'allenatore, nonostante questa partita l'abbiamo giocata in maniera un pelino diversa per attitudine difensiva, però questo attacco forte in questo caso Matteo Gabbia all'attaccante l'abbiamo visto funzionare spesso contro Simeone in questa partita, l'abbiamo visto funzionare sia nel primo tempo che nel secondo. Ecco, con una qualità migliore qui rischiamo. Perché ad esempio questa palla che viene giocata sui piedi di Simeone cosa fa? La controlla, la tocca e poi viene bruciato in scivolata da Matteo, come vedete nella seconda slide. Qui una squadra con una qualità migliore. Metti anche caso Osimhen di turno. Osimhen lì anche di prima o al massimo a due tocchi ammortizza per lo scarico, che in questo caso è Zelinski, il giocatore cerchiato in azzurro, e a quel punto Matteo è tagliato fuori perché ha seguito Simeone. Benasser sarebbe stato preso probabilmente sulla corsa da Anghissà poi si è fermato e ci sarebbe stata una sorta di 1 contro 1, 2 contro 2 o al massimo 3 contro 2 che riguardava Florenzi e Kier con Kvaratskhelia e Anghissà. È un rischio. Ormai queste situazioni di gioco sono abbastanza codificate, non le tireremo via probabilmente fino alla fine dell'anno, anche quando magari difendiamo un po' più bassi come è stato contro il Napoli, ci prendiamo questi rischi, ci consentono di essere aggressivi, però con squadre di maggior qualità. Qui ad esempio quando viene incontro Lautaro quella palla lì te la dà anche di prima allo scarico che può essere Mkhitaryan, si buttano in avanti Thuram e Dumfries o da quest'altra parte di Marco e poi devi pregare. Andiamo avanti. Occasione di Kvara per esaltare invece quanto di buono ha fatto Florenzi e vi stupirà Simon Kier. Tutto parte da un errore tecnico di Olivier che sbaglia un passaggio, una palla a metà tra Rafa e Lobotka. Lobotka è già in movimento rispetto a questa palla, quindi arriva prima di Rafa, lo salta con un piccolo scavetto sul piede di Rafa e poi lancia profondo per Kvara. Noi praticamente abbiamo rischiato fino a questo momento solo e soltanto con gli 1 contro 1 di Kvara contro i nostri centrali. Quando ha puntato sull'esterno tendenzialmente siamo riusciti un pochino di più a chiuderlo. Ma qui è Kvara che punta Simon Kier e Simon fa la cosa migliore perché tanto sa che è potenzialmente un uomo morto, non ha grandi occasioni di difendere a campo aperto contro Kvaratskhelia, non ha nessun tipo di aiuto e sa che è scavalcato sicuramente dal dribbling di Kvara. Può giocarsi soltanto una chance, cioè un 1 contro 1 a 2 metri dalla linea di rigore. Ovviamente cosa fa Simon? Si prende tutto il tempo possibile per provare a far rientrare qualcuno al massimo delle sue potenzialità. E come abbiamo visto è Florenzi, che nella slide di prima è sulla stessa linea del recupero di palla di Lobotka e si fa 80-70 metri a tutta, ma veramente a tutta, per andare ad aiutare Simon Kier. Simon si prende tutto il tempo possibile, prova ad andare 1 contro 1 con Kvara, ma non ce la fa e ci sta. Però cosa ha fatto? È riuscito a guadagnarsi una speranza, si è comprato una speranza, cioè che il rientro di Florenzi possa andare a chiudere Kvaratskhelia e Florenzi, complice anche un Kvara che non è che è stato proprio velocissimo ad accentrarsi, riesce a tornare sulla palla, addirittura forse aveva conquistato anche la rimessa dal fondo, ma poco cambia, insomma, ha fatto
una grandissima azione difensiva. In tutto questo ci siamo mangiati un gol con Rafa, che è esattamente un'azione non identica a quella che vi ho mostrato prima, ovvero questa, un recupero di Gabbia con la sua sgasata poi per Ruben, ma è un recupero sempre del Milan con Florenzi a metà campo, quindi con una linea non altissima, e una riproposizione veloce per Musa che manda Rafa. Insomma, il Milan ha sfruttato quello che sono state le sue migliori circostanze in contropiede. Chiudiamo con due ottime giocate. La prima, su un'azione che il Napoli ha usato tantissimo nel secondo tempo, ovvero questa imbucata a sinistra sul quinto, che noi non abbiamo letto per tutta la santa durata del secondo tempo. Ne ho preso uno per tutti. Questa è una palla profonda per Mazzocchi che di prima imbuca per Raspadori ed è bravissimo Matteo ad arrivarci prima con la testa che con le gambe che con i piedi. Perché come vedete, quando la palla arriva a Mazzocchi, lui si è già preso 1 metro di vantaggio su Raspadori perché ha già letto la giocata, quindi non ha la necessità di arrivare all'ultimo istante e soprattutto sa che probabilmente Raspadori sullo scatto lo brucerebbe, ci arriva prima col pensiero e poi con i piedi a chiudere molto bene su Raspadori. Quindi davvero un'altra gran partita di Matteo, ma in queste circostanze il Milan ne ha subite 2 o 3. Una su tutti, l'autopalo di Simic, è la stessa identificazione, uno sviluppo centrale che manda il quinto, in questo caso era Lindstrom, che crossa a autopalo di Simic. Su questo il Milan ha difeso, ma non benissimo. Dove ha difeso benissimo? Come vi avevo detto, c'è qualcosa di irreale, veramente di irreale, al minuto 85, cioè questa azione di Teo Hernandez. Teo che è diventato nel frattempo un braccetto di sinistra perché il Milan è passato a 5 con Jimenez a sinistra e Florenzi a destra a fare i quinti. Cosa fa? Appena c'è questa imbucata per Politano, scatta e si mangia questi 3 metri, 4 metri, forse addirittura sono 5 metri che ha di distanza da Politano. Politano non fa in tempo che a controllare e quando rialza la testa è già contro Teo Hernandez che di destro, piede debole tra l'altro di Teo, va in scivolata. Matteo non si accontenta, si rialza prima di tutti, non fa nemmeno intervenire lì sulla palla, quasi lo scosta, parte lui, imbuca subito per Jovic, così che salta Lobotka che si era fatto incontro e poi si spara 70 metri al minuto 85 a tutta, e come vedete è ben indietro a 4 giocatori del Napoli e a 2 giocatori del Milan. Si fa questi 70 metri di campo, nel mentre Jovic imbuca per Leao, poi qui tra l'altro verrà chiamato fuori gioco, ma se c'è è veramente di poco, probabilmente sarebbe stato caso di controllarlo al VAR. Jovic per Leao qui sbaglia Rafa, perché la palla per Teo è veramente drammatica, perché come vedete dalla seconda slide, quando controlla per la prima volta avrebbe tutto il tempo di mandarlo profondo e Teo si ritroverebbe facilmente a impattare la palla davanti a Gollini, invece Rafa la conduce ancora un pochino, si fa un po' rimontare e la palla che dà a Teo è anche indietro, quindi non è nemmeno utilizzabile, tant'è che viene chiuso ancora prima del fischio per fuorigioco. Ma insomma, volevo sottolineare questa azione che è irreale, al minuto 85 per Teo, che si dimostra un atleta di livello primario e, come ho scritto qua sopra, per quanto mi riguarda è il più forte esterno del mondo. Ergo, se non lo si tiene l'anno prossimo, si fa un delitto atroce. Siamo arrivati in chiusura di questa lavagna tattica. Grazie per essere rimasti qui con me fino alla fine. Ci ritroviamo domani con tutti i nostri appuntamenti del martedì. Mercoledì c'è la già vigilia e giovedì si ritorna in campo per l'Europa League. Grazie a tutti, mettete like in uscita e altrimenti buona serata.